Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Hector Berlioz, un pianoforte d'Erard stregato. Da stamattina non faccio che ridere d'un caso accaduto lo scorso giovedì ad Erard e del quale tutto il quartiere del Conservatorio di Musica parla ancora. Converrete che bisogna si tratti di un avvenimento prodigioso per occupare sia a lungo l'attenzione pubblica. Infatti si tratta di un prodigio fatale, ad un uomo celebre, e che frattanto non posso schernirmi dal trovare divertentissimo. Ed ecco il fatto, in tutta la sua inesplicabile e spaventosa semplicità. La settimana scorsa sono incominciati i concorsi al conservatorio. Il primo giorno Aubert ha fatto concorrere le classi del piano. L'intrepido giurì incaricato di esaminare i candidati ode senza apparente commozione che essi sono 31, 18 donne e 13 uomini. Il pezzo scelto per il concorso è il concerto in sol minore di Mendelssohn. Tranne un colpo apoplettico che fulmini uno dei candidati durante la seduta, il concerto sarà dunque eseguito 31 volte di seguito. Questo già si sa. Ma quello che forse non sapete ancora e che ignoravo io stesso anche poche ore fa, non avendo avuto la temerarietà di assistere a quell'esperimento, è quello che mi ha narrato stamattina uno degli inservienti di classe del conservatorio, nel momento in cui attraversavo il cortile di quella casa. Ah, povero signore Rar, egli diceva, quale disgrazia! Erar, che gli è accaduto? Come? Non eravate al concorso di piano? No, certamente. Ebbene, che cos'è stato? Figuratevi che il signore Erar ha avuto la compiacenza di imprestarci per quel giorno un magnifico pianoforte che aveva testè terminato e che intendeva mandare a Londra per l'Esposizione Universale del 1851. Questo vi dica se n'era contento. Un suono infernale, bassi come non se ne sono mai uditi, infine uno strumento straordinario. Se non che la tastiera era un po' dura, ma appunto per questo ce l'aveva mandato. Il signore Rar non è uno stordito e aveva detto fra sé: i 31 allievi, a furia di pestare il loro concerto, ammorbidiranno i tasti del mio piano e questo non può che giovar loro. Sì, sì, ma non prevedeva il pover'uomo che il suo piano sarebbe ammorbidito in una sì terribil guisa. Infatti, un concerto eseguito per 31 volte di seguito nello stesso giorno. Chi poteva calcolare le conseguenze di una simile ripetizione? Il primo scolaro, dunque, si presenta e trovando il piano un po' duro, si adopera con forza per trarne il suono. Il secondo, idem. Al terzo, l'istrumento non resiste più tanto. Al quinto, resiste anche meno. Non so come lo ha trovato il sesto. Ho dovuto, quando egli si presentava, andare a prendere una bottiglia di etere per uno dei signori del giurì che si sentiva male. Il settimo finiva quando sono tornato e io ho sentito dire, mentre rientrava fra le quinte, quel pianoforte non è poi sì duro come dicono. Io lo trovo anzi eccellente e perfetto sotto tutti i rapporti. Gli altri 10 o 12 concorrenti sono stati dello stesso parere. Gli ultimi anzi asserivano che invece di sembrare troppo duro al tatto, era troppo dolce. Verso le 3 meno un quarto eravamo giunti al numero 26. Si era incominciato alle 10. Toccava allora alla signora Ermanzia Levy,
che detesta i pianoforti duri. Nulla di più propizio per lei, poiché a quell'ora tutti si lagnavano che non si poteva toccare la tastiera senza farla parlare. La Hond ha eseguito con tal bravura di leggerezza il concerto che ha ottenuto addirittura il primo premio. Quando dico addirittura, non è affatto conforme al vero. Lo ha diviso con le signorine Vidal e Roux. Quelle due giovani hanno anch'esse approfittato del vantaggio che offriva loro la dolcezza della tastiera. Dolcezza tale che incominciava a muoversi soltanto col soffiarci sopra. Si è mai veduto un piano di tal sorta? Sul punto d'udire il numero 29, sono stato di nuovo costretto ad uscire per andare a chiamare un medico. Un altro dei giurati diventava oltremodo rosso e bisognava assolutamente fargli un salasso. Ah, non scherza davvero un concorso di pianoforte. E quando è giunto il medico ne era tempo. Mentre rientravo nel ridotto del teatro, vedo tornare dalla scena il numero 29, il piccolo Planté, pallido in viso, tremava dal capo ai piedi dicendo: "Non so che abbia il piano, ma i tasti si muovono da sé. Pare che ci sia qualcuno dentro che spinga i martellini. Ho paura." Via ragazzo, tu hai le traveggole, risponde il giovane Cohen, che ha 3 anni più di lui. Lasciami passare, io non ho paura. Cohen, il numero 30, entra, si mette al piano senza guardare la tastiera, eseguisce benissimo il suo concerto e dopo l'ultimo accordo, nel momento in cui si alzava, ecco che il pianoforte ricomincia da sé solo il concerto. Il povero giovine aveva fatto il bravo, ma dopo d'essere rimasto come pietrificato per un istante, finalmente se l'è data a gambe. Da quel momento in poi il piano, il cui suono aumenta di minuto in minuto, ha preso la ire, fa gamme, trilli e arpeggi. Il pubblico, non vedendo nessuno presso lo strumento e udendolo suonare 10 volte più forte di prima, si agita in tutte le parti della sala. Gli uni ridono, gli altri incominciano ad impaurirsi. Tutti sono in uno stupore che potete comprendere. Un solo giurato, che di fondo al palchetto non vedeva la scena, credeva che il signor Cohen avesse ricominciato il concerto e spolmonavasi a gridare: "Basta, basta, basta, via, tacete! Fate venire il numero 31 ed ultimo!" Siamo costretti a gridargli dal teatro: "Signore, nessuno suona! È il pianoforte che ha preso l'abitudine del concerto di Mendelssohn e che lo eseguisce da sé solo a modo suo, guardate!" "Ma che? È un'indecenza! Chiamate il signor Erard, sbrigatevi! Egli forse riuscirà a domare quell'orribile strumento." Cerchiamo il signor Erard. In quel frattempo, quel brigante di pianoforte che aveva finito il suo concerto non ha mancato di ricominciarlo da capo e subito, senza perdere un minuto e sempre, sempre con maggior suono. Parevano 4 dozzine di pianoforti all'unisono. Erano fughe, tremoli, tratti in seste e terze raddoppiate con la mano sinistra, accordi di 10 note, triplici trilli, un diluvio di suoni, il gran pedale, il diavolo con tutto il suo seguito. Giunge il signor Erard. Ha un bel fare, il pianoforte, che è fuori di sé, non riconosce più nemmeno lui. Egli fa portare dell'acqua santa e ne spruzza i tasti, ma è tempo perso. Ciò provava che non v'era sortilegio e che era un effetto naturale delle 30 esecuzioni dello stesso concerto. Smontano lo strumento, ne tolgono la maledetta tastiera che si muove sempre, la gettano in mezzo al cortile
del Garde Meuble, ove il signor Erard, furibondo, la fa spezzare a colpi di scure. Ah, sì, era anche peggio. Ogni pezzo ballava, guizzava per conto suo, sulle lastre, attraverso le nostre gambe, contro il muro, dappertutto. E tanto che il fabbro del Garde Meuble ha raccattato con una bracciata tutte quelle arrabbiate macchinette e le ha gettate sul fuoco della sua fucina per farla finita. Povero signor Erard, un sì bello strumento, ci si sentiva spezzare il cuore a tutti. Ma che farci? Non c'era che quel mezzo per liberarcene. Con un concerto, eseguito 30 volte di seguito nella stessa sala, nel giorno stesso, come un pianoforte non dovrebbe prenderne l'abitudine. Perbacco. Mendelssohn non potrà lagnarsi che la sua musica non sia eseguita, ma guardatene le conseguenze. Non aggiungo nulla al racconto che avete letto e che ha del tutto l'aria di una novella fantastica. Non ne crederete un H, senza dubbio, e direte persino: è assurdo. E appunto perché è assurdo, io lo credo, perché un inserviente del conservatorio non avrebbe mai inventato una tale stravaganza. Firmato Hector Berlioz. Spero che questa lettura sia stata simpatica. Vi ricordo che potete sostenere il canale semplicemente iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!